Ciao a tutti. Il ritorno del narcisista nelle vite degli ex è un tema molto complesso che solleva numerose domande sulle motivazioni, sulle dinamiche e sulle conseguenze emotive. In questo video scopriremo da quali ex partner il narcisista potrebbe ristabilire un contatto e le possibili ragioni dietro tali ritorni, nonché le implicazioni per entrambe le parti coinvolte. Il soggetto di matrice narcisistica potrebbe desiderare di riconquistare l'ex che condivideva le sue caratteristiche narcisistiche, poiché tale relazione potrebbe offrire un terreno familiare confortante dove poter esercitare il controllo e ricevere l'approvazione desiderata. Può anche ricercare l'ex che ha come caratteristica una certa dipendenza affettiva, per il semplice fatto che questo tipo di persona tende ad essere altamente empatica e disposta a sopportare qualsiasi comportamento disfunzionale. Tale soggetto dà l'opportunità al narcisista di ottenere supporto emotivo e gratificazione. Alcuni narcisisti potrebbero tentare di ristabilire i contatti con ex che hanno respinto o lasciato in passato, spinti dal desiderio di ripristinare il proprio senso di potere e di controllo sulla situazione. In questo caso sarebbe una dimostrazione del proprio fascino irresistibile e dell'opportunità di infliggere ulteriore dolore e sottomissione. L'individuo con disturbo narcisistico di personalità potrebbe essere spinto dal proprio narcisismo ferito a cercare conforto nell'incontrare alcuni ex nella speranza di ottenere conferme del proprio valore o di lenire la propria vulnerabilità emotiva. In altri casi estremi, il narcisista potrebbe andare alla ricerca di una sua ex come parte di un comportamento narcisistico maligno, desideroso di infliggere altra sofferenza e dolore o di alimentare il proprio senso di superiorità, di grandiosità e di onnipotenza. C'è da dire che il ritorno del narcisista potrebbe suscitare una serie di emozioni contrastanti, come ad esempio confusione, dolore emotivo e speranza di un possibile cambiamento. Per il narcisista ristabilire contatti con l'ex può significare ottenere rifornimento momentaneo, sollievo o gratificazione narcisistica, ma anche alimentare dinamiche tossiche e perpetuare con gli stessi schemi relazionali disfunzionali. Ma andiamo nello specifico e scopriamo quali sono le ex che il narcisista farà ritorno. L'ex fidanzata, che prima esprimeva una forte fiducia nella relazione, potrebbe essere un obiettivo per il narcisista desideroso di recuperare il proprio senso di controllo e di autorità. L'ex moglie indipendente potrebbe rappresentare una sfida per il narciso per dimostrare il suo potere. L'ex compagna devota che ha dimostrato una grande devozione e dedizione potrebbe essere un bersaglio per il narcisista, impaziente di riaffermare il suo dominio e ottenere il rifornimento narcisistico. L'ex fidanzata ribelle che ha resistito al controllo e alle manipolazioni potrebbe essere vista come una preda da riconquistare. L'ex compagna con un solido sostegno sociale può rappresentare una minaccia per il narciso che potrebbe desiderare di isolarla dalla società per esercitare un maggiore controllo sulla relazione. L'ex fidanzata, che ha dimostrato una determinata vulnerabilità emotiva, potrebbe essere vista come una nuova opportunità per ottenere il classico rifornimento narcisistico. L'ex moglie con elevate risorse finanziarie può essere percepita come un'occasione per ottenere un certo supporto economico. L'ex compagna con una personalità assertiva può essere vista come una sfida per il narciso, che potrebbe desiderare di manipolarla per dimostrare il suo potere e il suo controllo. L'ex moglie con problemi di salute mentale potrebbe essere un'ottima preda per il narcisista, per sfruttare la sua vulnerabilità, per ottenere gratificazione narcisistica e totale controllo sulla relazione. L'ex compagna con una bassa autostima
Può essere vista come un'opportunità per manipolarla e controllarla, per soddisfare i propri bisogni egoistici e ottenere gratificazione narcisistica. L'ex fidanzata con una storia di abusi può essere un ottimo bersaglio per il narciso, per sfruttare la sua vulnerabilità, per ottenere gratificazione narcisistica e controllo assoluto sulla relazione. L'ex moglie con una certa dipendenza emotiva è assolutamente una preda da riconquistare per manipolarla e controllarla a proprio piacimento. L'ex compagna con una bassa istruzione può essere vista come un'occasione per il narcisista per soddisfare i suoi bisogni egoistici e ottenere così una costante gratificazione narcisistica. L'ex fidanzata con una storia di relazioni abusive potrebbe essere un prezioso bersaglio per il narciso per sfruttare la sua totale vulnerabilità. L'ex moglie con una bassa stabilità emotiva è la preda perfetta da manipolare e controllare totalmente. Ma il narcisista non si ferma qui, perché quando rimane senza nessun rifornimento narcisistico può andare alla ricerca anche di questi profili. Ex amanti, ex colleghe di lavoro, ex amiche, ex compagni di scuola, ex vicine di casa, ex conoscenti, ex clienti, ex collaboratrici, ex coetanee, ex amiche di amiche, ex partner di amici, ex coinquiline, ex conoscenze online, ex amiche di famiglia, ex socie, ex compagne di viaggio, ex compagne di hobby, ex compagne di squadra, ex compagne di corso, ex compagne di vacanza, ex compagne di gruppo, ex compagne di club. Questo elenco illustra la varietà di ex partner che potrebbero essere oggetto di interesse per il narcisista, che vanno a riflettere la complessità delle dinamiche relazionali. Ora pensaci per un istante. Vale la pena attendere e accettare il ritorno di una persona con questo tipo di disturbo di personalità? Non dimenticare mai che il narcisista non ama, non può amare, il suo stesso problema mentale gli impedisce di amare. Quindi impara ad amarti tu, a rispettarti e a non permettere mai a nessuno di abusarti o manipolarti. Tu sei una persona unica e speciale e non meriti affatto di vivere una vita in balia di un bambino crudele e sadico nel corpo di un uomo. Rompi le catene del narcisismo. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.